Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porterò l'NDE di un importante fisico, il quale attraverso le sue parole riuscirà a darci qualche indicazione in più su quello che succede nell'aldilà al momento della morte, dopo la morte. Così, proprio grazie alla sua preparazione nella fisica, riuscirà a darci qualche indicazione e ci spiegherà come tutto è completamente diverso da quello che noi ci aspettiamo, una cosa che diciamo spesso per quello che riguarda l'NDE. Quindi oggi parleremo dell'NDE dello scienziato Vladimir Efrenov. Prima di tutto cerchiamo di capire chi è Efremov. Allora, la reputazione di Vladimir Efremov in ambito scientifico è impeccabile. È un grande specialista nel campo dell'intelligenza artificiale e per molti anni ha lavorato per Impulse. Ha partecipato alla preparazione del lancio di Yuri Gagarin quando era in giovane età e un giovane scienziato nel cosmo e contribuito all'elaborazione di sistemi missilistici supermoderni. Il suo staff scientifico è stato premiato 4 volte in ambito scientifico internazionale. Prima della morte clinica, dice, mi consideravo un perfetto e un assoluto ateo. Racconta Vladimir Efrenov, mi fidavo solo dei fatti e di quello che la scienza mi dava come risposta. Tutte le riflessioni sulla vita nell'aldilà le ritenevo oppio religioso, cioè una cosa nata per ingannarsi, per intrattenersi. Al dire il vero non ho mai pensato seriamente nemmeno alla morte, anche se avevo problemi di cuore e altri acciacchi. Bene, andiamo a vedere però cosa succede poi a Efremov, come mai cambia idea, cosa fa durante il momento in cui lascia questa vita terrena per poi ritornare. Sentiamo ora dalla sua voce, dalle sue parole, scusatemi, non dalla sua voce, se anche riuscirò a mettervi qualche piccolo spezzone evitando i copyright. Attenzione che forse si potrebbe trovare, io non sono riuscito a trovarlo, è stata anche una trasmissione italiana sulla Rai un po' di anni fa, penso una quindicina di anni fa o una ventina di anni fa massimo, però non ho trovato niente. Comunque sentiamo dalle sue parole come ci racconta il suo passaggio durante la morte. Come arriva la morte? Nel mio cervello è apparso allora un pensiero fulminante. Pensavo che fosse l'ultimo secondo della mia vita, però la coscienza inspiegabilmente non si staccava e di colpo è comparsa la sensazione di incredibile leggerezza. Non avevo più né mal di gola, né mal di cuore, né di stomaco, non mi ero sentito mai così bene fin dall'infanzia, solo nell'infanzia mi ero sentito così bene. Non sentivo il mio corpo e neanche lo vedevo, però con me erano rimasti tutti i miei sensi e i miei ricordi, quindi era rimasto lui stesso, non aveva perso niente della sua parte cosciente. Кашлялся и не смог сделать очередной вдох, мне оставалось буквально выдохнуть очередные порции воздуха, и я понимал, что дальше будет какая-то пропасть, небытие, я потеряю сознание, и на этом вся моя жизнь кончается. Inoltre, volavo attraverso un tunnel gigantesco. Le sensazioni di volo mi sembravano familiari perché già le avevo sperimentate nei sogni. Mentalmente cercavo di rallentare il volo o di cambiare direzione. Non c'era alcuna paura o terrore, solo beatitudine. Cercavo di analizzare l'accaduto e le conclusioni arrivavano immediatamente. Il mondo in cui ero capitato esisteva veramente. Ragionavo, quindi esistevo. Il mio ragionamento possedeva inoltre la qualità deduttiva, visto che riuscivo a cambiare la direzione e la velocità del mio volo, quindi cambiava tutto ciò attraverso il pensiero cosciente. И вместо того, чтобы потерять сознание, уйти в небытие и вообще перестать существовать, я вдруг ощущаю, что я лечу по трубе.
senza tempo. Tutto era fresco, limpido e interessante, continua Vladimir Efremov a raccontarci. La mia coscienza funzionava in modo assolutamente diverso rispetto a prima, abbracciava tutto contemporaneamente, non esistevano né tempo né distanze. Io ammiravo il mondo circostante che sembrava essere arrotolato in un tunnel, vedevo strane strutture somiglianti a rilievi. Non ho visto il sole, ma ero immerso in una luce omogenea e senza ombre. Non si poteva distinguere il basso dall'alto. Ho tentato di ricordare il posto sopra il quale volavo. C'erano delle montagne e ricordo il paesaggio. Il volume della mia memoria era veramente abissale. Potevo spostarmi con il pensiero. Che stupore! Era un vero teletrasporto. Feci un pensiero pazzesco, immaginai mentalmente un vecchio televisore rotto che si trovava a casa mia e potei vederlo da tutti i lati contemporaneamente. Sapevo tutto di lui, chissà come, persino dove era stato prodotto, sapevo dove era stato preso il minerale usato per fondere il metallo per la costruzione del televisore, sapevo anche chi era il proprietario della fonderia dell'acciaio che lo ha realizzato, sapevo che aveva moglie e problemi con la suocera, vidi tutto ciò che era legato a quel televisore, ogni suo piccolo dettaglio e soprattutto ora sapevo esattamente qual era il suo pezzo guasto. Quando poi mi sono ripreso e quindi è tornato in vita, ho sostituito il transistor T350 che avevo visto nell'aldilà, che quindi sapevo che era quello il problema, e il televisore ha magicamente ripreso a funzionare. Avevo una sensazione di onnipotenza del pensiero. La nostra sezione progetti da 2 anni faticava dietro un certo progetto. Di colpo vidi tutto il problema nella sua poliedricità e l'algoritmo della soluzione comparve da sé. Improvvisamente sapevo di essere guidato, che qualcuno mi stava guidando. La consapevolezza di un essere solo a questo mondo arrivò poco a poco. La mia interazione informativa con l'ambiente circostante prendeva il suo carattere unilaterale. Ad ogni domanda che formulavo, nella mia coscienza sorgeva una luce. All'inizio tali risposte le percepivo come risultato di riflessioni, però poi l'informazione che mi perveniva esulava dalla mia coscienza che possedevo in vita. Le conoscenze ricevute in quelle circostanze superavano di parecchio il mio background scientifico, la mia conoscenza scientifica. Sapevo di essere guidato da qualcuno onnipresente, che non ha limiti. Lui possiede potenzialità illimitate, è onnipotente e pieno di amore. Questa entità invisibile ma percepibile da tutto il mio essere faceva tutto per non spaventarmi. Ho capito che mi mostrava gli eventi e i problemi con tutta la loro catena di legami di causa-effetto. Non lo vedevo, ma lo percepivo intensamente, sapevo che era Dio. Di colpo notai che mi impedì qualcosa, mi sentii allora tirato fuori come una carota dalla terra. Non volevo tornare, tutto andava così bene, poi ho visto mia sorella, lei era spaventata, io invece splendevo di stupore. Di Vladimir Efremov improvvisamente si riprese da questo arresto cardiaco, questo momentaneo arresto cardiaco, e vide la faccia della sorella, ma lui invece che essere preoccupato, ansioso di essere stato male, aveva questa gioia stupefacente. Lui dice che ogni paragone sarà falso, ogni paragone con l'aldilà. I processi lì non sono lineari come qui da noi, non sono estesi nel tempo e fluiscono contemporaneamente in tutte le direzioni. I soggetti nell'aldilà si presentano come dei concentrati di informazione, il cui contenuto determina il posto in cui essi si trovano e la qualità della loro esistenza. Quindi Efremov inizia a spiegarci esattamente com'è l'aldilà, quelle risposte che lui riesce a dare con le sue conoscenze e le sue capacità scientifiche. Com'è l'aldilà? Vladimir Efremov continua la sua descrizione. Abbiamo già detto che i processi nell'aldilà non sono lineari ed estesi nel tempo come sulla Terra. Gli oggetti e le loro caratteristiche formano una struttura globale nella quale tutto funziona secondo le leggi di Dio. Solo Lui ha il potere di creare, cambiare o eliminare ogni oggetto, qualità e processo, compreso il corso del tempo.
Ma quando è libero l'uomo nelle sue azioni, quanto sono liberi la sua coscienza e l'anima? L'uomo come fonte di informazione può influire sugli oggetti nella sfera a lui ammissibile, quindi avrà una capacità di modificare e di alterare gli oggetti e la realtà entro un certo limite in base appunto alle proprie capacità. La mia volontà infatti poteva cambiare i rilievi del tunnel e far nascere gli oggetti che volevo. Il tutto somigliava molto a quanto descritto nel film Solaris e Matrix, ma entrambi i due mondi, il nostro e quello dell'aldilà, sono reali, interagiscono costantemente pur essendo autonomi. Essi formano un sistema intellettuale globale diretto dal soggetto Dio. Dio ovviamente sta dando una descrizione scientifica, come creare un verbale di scienza, di una prova scientifica. Il nostro mondo è più semplice da comprendere, ha delle costanti che mantengono l'integrità delle leggi della natura e il tempo riveste un ruolo importante come principio legante. Quindi abbiamo un massimo comune denominatore che è lo scorrere del tempo nel nostro mondo, cosa che nell'aldilà non c'è. Nell'aldilà le costanti non esistono affatto, oppure ce ne sono molto poche rispetto al nostro mondo e possono variare. In quel mondo sono presenti concentrati informativi che contengono tutto l'insieme delle caratteristiche conosciute e non conosciute degli oggetti materiali, ma con la totale assenza degli oggetti stessi. Quindi c'è l'informazione, l'essenza dell'oggetto, ma non c'è l'oggetto. Inoltre ho capito che in quel contesto l'uomo vede esattamente ciò che vuol vedere ed è quello che abbiamo sempre detto, che ci hanno riportato sempre gli altri testimoni dell'NDE, cioè quello chi noi vorremmo incontrare, cosa noi vorremmo vedere, ci sarà permesso di vedere e di incontrare. Per questo le descrizioni dell'aldilà spesso differiscono. Un giusto vede il paradiso, un peccatore vede l'inferno, però la morte è stata una gioia che non posso paragonare a nulla di esistente sulla terra. Così ci dice Vladimir Efrenov. E diciamo che siamo abbastanza d'accordo con questa sua visione, anche se altre NDE ci portano dei particolari un po' più in là. C'è da dire anche un'altra cosa, su Vladimir Efremov non si trova moltissimo online perché tutto il suo lavoro scientifico è stato fatto quando allora c'era l'Unione Sovietica, quindi molte delle cose fatte da lui e dal suo staff sono ancora oggi segretate e quindi poco si può sapere su tutto il suo studio accademico e scientifico, a parte quello che ci è pervenuto attraverso alcuni canali televisivi, alcuni programmi, alcune testate giornalistiche che hanno appunto riportato questa sua esperienza nell'aldilà, un'esperienza breve che si ferma prima ancora di aver superato completamente il tunnel, ma che gli ha permesso nella sua visione scientifica di percepire alcune cose che lui ci ha così riportato. Ricordatevi sempre che ogni ritornato dall'aldilà ci riporta quello che il suo cervello riesce a decodificare, quindi con il discorso di assonanza, cosa che poi affronterò in un video per spiegarvi perfettamente il meccanismo e il funzionamento. Scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di questa NDE di Efremov, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere il like che è molto importante, ciao a tutti da Ermanno, ciao!